Chi vince lo scudetto secondo l'algoritmo? Dopo questo turno di campionato che si è concluso con Napoli-Milan 0-1, è il momento di fare un aggiornamento con il nostro ormai famoso algoritmo, perché siamo in un altro momento di svolta e probabilmente decisivo di questo campionato. Quindi facciamo insieme delle considerazioni, vi do anche le mie opinioni e voglio soprattutto ascoltare la vostra opinione sul tema scudetto, sul tema corsa verso il titolo. Infine vi farò vedere anche il calendario delle 4 squadre che secondo me in questo momento lottano per lo scudetto e vediamo di capire che cosa ci aspetta da qui in avanti. Amiche ed amici di Passione Inter, ben ritrovati in questo nuovo episodio in cui, come detto, parliamo della corsa scudetto che si fa sempre più intensa. Siamo entrati veramente nel vivo di questa corsa. Nelle prossime dirette, nei prossimi giorni vi porteremo come sempre tanti approfondimenti, tanti aggiornamenti, quindi iscrivetevi subito al nostro canale. Tutti i giorni siamo live dalle 19:30, quindi cliccate subito sul tastino iscriviti così non vi perdete nulla. Prima di dare un'occhiata all'algoritmo e prima di farvi vedere anche il calendario delle squadre in lotta per lo scudetto, vediamo ovviamente il punto di partenza, ovvero la classifica di Serie A aggiornata dopo questo turno di campionato in cui, lo ricordiamo, in questo weekend l'Inter ha battuto la Salernitana per 5-0, una prova convincente dopo un periodo di appannamento e che secondo me è un primo punto di risalita dopo qualcosina che si era già visto nel derby di Coppa Italia. Per questo sono fiducioso per la ripartenza dell'Inter. La Juventus ha battuto lo Spezia per 1-0 in una partita non brillantissima, in cui anzi ha rischiato anche qualcosina, ma che dimostra ancora una volta come purtroppo questa Juventus per vincere abbia bisogno di creare meno rispetto anche all'Inter, e per questo è una cosa che va tenuta in seria considerazione, che va tenuta d'occhio in ottica scudetto, mentre, come dicevamo, lo scontro diretto in vetta tra Napoli e Milan si è concluso con la vittoria del Milan per 1-0. La classifica per cui in questo momento vede il Milan a quota 60 con 28 partite giocate, l'Inter a 58 con 27 partite giocate, il Napoli a 57, la Juventus a 53, quindi l'Atalanta a 47 e via via tutte le altre. Questa è la classifica di oggi, con l'Inter che, lo ricordiamo sempre, ha una partita in meno rispetto alle altre, ed è ovviamente quel famoso recupero di Bologna-Inter che ancora non è stato calendarizzato. Su questo recupero, sul fatto che l'Inter ha una partita in meno, il tecnico del Milan, Stefano Pioli, dopo Napoli-Milan ha sollevato una polemica che secondo me era più un messaggio, una pizzicata, diciamo così, all'Inter piuttosto che alla Lega Serie A. E sostanzialmente Pioli ha detto che sarebbe più corretto a questo punto della stagione avere tutte le squadre con lo stesso numero di partite giocate. Sono d'accordissimo, ovviamente, però non sono molto d'accordo. Comunque non mi piace molto il fatto che secondo me Pioli in questo caso allude ad una ricostruzione fantasiosa secondo cui l'Inter avrebbe presentato ricorso per far slittare il recupero di Bologna-Inter il più avanti possibile. Non mi trovo d'accordo, anche perché credo che tutti quanti gli interisti concordino nel dire che avremmo voluto giocare Bologna-Inter quando era originariamente in programma e ci saremmo aspettati di giocarla in quel momento lì, ovvero a inizio gennaio, quando l'Inter era in testa alla classifica ed era anche a più 4 rispetto al Milan. E poi il calendario dell'Inter è stato intasatissimo. Questa polemica la trovo un po' fuori luogo, così come fatico anche a capire un po' questo atteggiamento di Pioli, sempre col dente avvelenato, e che fatica ancora ad assumersi la responsabilità di dire che stanno lottando per lo scudetto, invece cerca sempre di dribblare la responsabilità. Comunque, veniamo all'algoritmo del sito 538, ormai lo avete imparato a conoscere perché ve lo stiamo portando sul nostro canale di fatto da 2 anni a questa parte. Non mi dilungo sul come funziona l'algoritmo, ne abbiamo parlato tante volte, potete recuperare i vecchi video. Vi dico solo che ci sono tante statistiche che vengono accumulate, vengono messe insieme, tramite queste si calcola l'indice di forza di ciascuna squadra e, aggiungendo all'indice di forza di ogni squadra altre variabili, si vanno a simulare le partite per poi arrivare alla classifica finale secondo le proiezioni dell'algoritmo. Di settimana in settimana questo indice di forza viene aggiornato, viene tutto ricalcolato in base quindi ai risultati e alle prestazioni delle singole squadre. Questo è quindi in brevissimo il funzionamento di questo algoritmo, che ci restituisce una proiezione probabilistica che chiaramente può commettere degli errori, sono statistiche ovviamente, e soprattutto sappiamo prevedere il futuro è impossibile, figuriamoci nel calcio con tutte queste variabili che ci sono in mezzo, ma lo abbiamo visto, si è rivelato molto spesso molto affidabile, soprattutto col passare delle settimane. Per questo motivo voglio farvi vedere innanzitutto un'evoluzione dell'algoritmo
come è cambiato la percezione dell'algoritmo su questo campionato di Serie a partire dall'inizio, quindi vi condivido la schermata con la prima previsione dell'11 agosto, addirittura in piena estate, prima ancora dell'inizio del campionato, con il mercato ancora da concludersi. L'Inter era vista favorita con un 27% di probabilità che l'evento Inter vincente del campionato si verificasse, in un campionato però molto molto equilibrato, che vedeva la Juventus subito dietro con il 22%, l'Atalanta 17%, il Napoli 12% e il Milan 10%. Quindi l'Inter partiva davanti nonostante l'estate molto molto difficile, e piano piano poi la situazione è cambiata, come detto, con le varie giornate. Andiamo a vedere l'evoluzione con una data significativa, secondo me, da prendere in considerazione, che è quella del 22 dicembre. Partita Inter-Torino, vittoria dell'Inter di misura per 1-0, si chiude l'anno solare 2021 per il calcio italiano e si chiude anche il girone d'andata della Serie A, dove l'Inter aveva di fatto fatto il vuoto, perché si trovava a più 4 sul Milan secondo e a più 7 sul Napoli terzo, con l'Atalanta invece distante ben 8 punti, e a quel punto della stagione per l'algoritmo l'Inter era scappata addirittura con il 77% di probabilità di vittoria del campionato, e come detto le squadre distanziate da 4 e 7 punti, le rispettive concorrenti, con l'Atalanta che aveva le stesse percentuali del Napoli per la vittoria dello scudetto e molto simili anche per la qualificazione in Champions. Dopodiché, come sappiamo, l'Inter non ha potuto giocare la partita contro il Bologna. I risultati chiaramente nerazzurri, lo sappiamo benissimo, tra gennaio e febbraio sono drasticamente calati, e questo ha fatto scivolare l'Inter anche nelle proiezioni, fino ad arrivare al precedente turno di campionato rispetto all'ultimo che abbiamo appena commentato. Ve lo condivido, quello del 28, l'aggiornamento del 28 febbraio, dove l'Inter era crollata fino al 56% di probabilità di vittoria dello scudetto. Ricordiamo, si partiva dal 77% di fine dicembre. Un calo importante dovuto al fatto anche che l'Inter era scesa comunque a -2 rispetto a Napoli e Milan in classifica, con una partita da recuperare sempre. Quindi le percentuali dell'Inter al 56%, il Napoli a 21% ed il Milan a 17%. Questo era l'ultimo aggiornamento. Quindi si è giocato l'ultimo turno di campionato, soprattutto con lo scontro diretto Napoli-Milan molto importante. Andiamo a vedere la proiezione, nuova anche per me, quindi sono curioso di scoprire com'è la nuova proiezione. Ed è, eccola qua, una sorpresa. È una sorpresa perché l'Inter, in un turno di campionato in cui batte la Salernitana, ma nel frattempo anche il Milan vince e si porta, rimane comunque a +2 rispetto all'Inter, ma stacca il Napoli, l'Inter risale dal 56% di probabilità di vittoria del campionato al 60% secondo l'algoritmo, con il Milan che però a inizio campionato partiva da un 10%, era sceso a 9 ed è risalito addirittura fino al 27% dopo questa nuova vittoria sul campo del Napoli, molto importante anche perché il Milan adesso ha anche il vantaggio dello scontro diretto contro l'Inter, per esempio. In caso di arrivo a pari punti a fine stagione è un fattore importante da considerare. Il Napoli, che si trova invece a 57 punti in classifica, 3 in meno rispetto al Milan, 1 in meno rispetto all'Inter, è al 10% di probabilità di vittoria, mentre la Juventus, salita a quota 53, è, come detto, al 3% di vittoria della Serie A e ha scavalcato anche l'Atalanta, anche nella classifica. Questo quindi l'aggiornamento di oggi, la previsione con l'Inter che secondo l'algoritmo rimane in vetta, rimane la squadra che secondo le previsioni vincerà lo scudetto. Io direi prima di fare le ultime considerazioni personali, di darvi la mia opinione, di ascoltare anche la vostra, di vedere rapidamente anche i singoli calendari delle squadre in lotta, partendo proprio utilizzando questa griglia dell'algoritmo, utilizzando l'ordine che ci dà l'algoritmo. Quindi parto dall'Inter che viene data in vetta, un Inter che dicevamo superato febbraio sarebbe stato in discesa. In realtà, ragazzi, non è proprio così, perché il calendario, oltre alla partita importantissima contro il Liverpool ad Anfield, il ritorno degli ottavi di finale di Champions in cui andiamo a caccia di un miracolo, ci presenta un tris di partite veramente toste, con Torino e Inter in trasferta la prossima domenica, Inter-Fiorentina sabato 19 marzo, quindi la sosta per le nazionali e lo scontro diretto contro la Juventus il 3 aprile. Dopodiché partite più alla portata contro il Verona, lo Spezia, ci sarà il ritorno della semifinale di Coppa Italia contro il Milan, c'è la Roma, Udinese-Inter, Inter-Empoli, Cagliari-Inter e si chiude poi il 22 maggio con Inter-Samp a San Siro davanti al nostro pubblico. Questo è il calendario dell'Inter. Vediamo al volo anche quello del Milan, un Milan che invece avrà nelle prossime 3 gare un ciclo di partite abbordabili e molto importanti che possono permetterle di consolidare la loro vetta, perché affrontano l'Empoli
in casa nella prossima giornata, quindi Cagliari-Milan e poi Milan-Bologna. Le insidie principali per i rossoneri sono il Torino in trasferta sicuramente, ma soprattutto sono concentrate nella parte finale del calendario con Lazio-Milan il 24 aprile, Milan-Fiorentina il 1 maggio e poi Milan-Atalanta e Sassuolo-Milan nelle ultime 2 giornate. E quindi attenzione soprattutto alla coda del campionato per il Milan. Andiamo a vedere anche il Napoli velocemente. Io dal Napoli comincio a considerarlo un po' meno sinceramente nella lotta a scudetto e poi vi dico il mio motivo, ma gli incroci più pericolosi sono sicuramente la gara contro l'Atalanta a Bergamo, l'incrocio con la Roma a Napoli, quindi Torino-Napoli, c'è anche un Napoli-Sassuolo con il Sassuolo che a mente sgombra è sempre un avversario temibile e poi si chiude invece con 2 avversari sulla carta abbordabile, ovvero Napoli-Genoa e Spezia-Napoli, un calendario medio per la formazione di Luciano Spalletti. Chiudiamo invece con la Juventus da tenere assolutamente d'occhio perché questa Juventus, ragazzi, oltre ad avere delle squadre fattibili come prossime avversarie, dicevamo ha soprattutto lo scontro diretto contro l'Inter, dopo la gara contro la Salernitana c'è Juventus-Inter, quindi, ed è un scontro diretto molto molto importante per le logiche dello scudetto. Alla fine, però, attenzione alle insidie di fine campionato, perché dopo il Venezia, dopo il Genoa, arrivano soprattutto la Lazio a Torino e quindi la Fiorentina, che non credo vorrà regalare la partita ai bianconeri e sinceramente me lo auguro. Sulla base di questo calendario che abbiamo visto, di questi calendari che abbiamo visto, andiamo alle conclusioni. Innanzitutto viene da dire che è un bel campionato, secondo me, molto molto equilibrato, in cui ogni settimana di fatto cambia gli equilibri e cambia anche gli umori su questa corsa per lo scudetto. In generale, io continuo a credere che pur con tutte le difficoltà e tutti i problemi di inizio 2022, l'Inter può vincere lo scudetto e che è la squadra che nel suo periodo migliore ha fatto vedere le cose migliori rispetto alle altre. Tra l'altro io sono anche abbastanza convinto che, come dicevo, dopo lo 0-0 nel derby, che era una sorta di punto di fondo probabilmente, anzi di primo rialzo, perché il fondo secondo me si è toccato nel pareggio contro il Genoa dal punto di vista della delusione della prestazione, col Milan si è leggermente ripartiti, quindi la Salernitana può essere il primo passo per spiccare nuovamente il volo. Ci saranno degli innesti importanti con Correa e soprattutto Gosens che sono tornati a disposizione e è ovvio però che bisognerà lottare fino all'ultimo. Non credo che sarà un campionato che si deciderà con diverse giornate d'anticipo, bisognerà lottare punto a punto fino alla fine e mi sembra anche abbastanza logico e scontato, viste quelle che erano le premesse di inizio anno, in un campionato in cui la cosa straordinaria, l'ho detto sempre, sarebbe stata vincerla e chiudere tutto a febbraio, piuttosto che dover lottare fino all'ultimo. Dal Napoli personalmente mi aspettavo molto di più, temevo potesse essere l'anno del Napoli, rimango convinto ovviamente che nel caso in cui non dovesse vincere l'Inter lo scudetto, preferirei che lo vincesse il Napoli ovviamente, però già la partita contro l'Inter mi aveva dato un segnale non incoraggiante sullo scudetto al Napoli. Ho rivisto in questo Napoli le cose che vedevamo nell'Inter di Luciano Spalletti e che mi fanno pensare che nel momento importante si tirano un po' indietro. Del Milan invece sono sorpreso in positivo. A me il gioco del Milan sinceramente non piace, non mi sembra così forte come squadra, credo che stiano facendo più di quello che è nel loro reale potenziale, però occhio, hanno giocatori giovani e affamati, hanno giocatori esperti che stanno decidendo partite importanti, hanno lo scontro diretto a favore contro l'Inter e attenzione perché è vero che le loro ultime giornate di questo calendario sono toste, però secondo me il vero metro per misurare le potenzialità del Milan in ottica scudetto è nella continuità con le squadre più piccole, senza cali di tensione, senza perdere punti in quelle partite lì. Quindi se vincono anche le prossime contro Empoli, Cagliari e Bologna, si fa veramente tosta e vanno tenuti in seria considerazione ancor più di quanto magari non si stia facendo adesso. La Juventus infine io la tengo sempre dentro, anche con lo Spezia non li ho visti per nulla bene, gioco molto speculativo sull'avversario nonostante non fosse un avversario irresistibile, nonostante questo hanno comunque rischiato, però continuano a vincere, con lo scontro diretto di mezzo è sicuramente un'insidia non da poco. In ogni caso è tutto nelle nostre mani, almeno secondo me, sperando di recuperare prima possibile questa benedetta partita contro il Bologna e di vincerla soprattutto. Io continuo a dire che se l'Inter fa l'Inter e la partita contro la Salernitana, ripeto, è un buon motivo, è un buon segnale
anche alla luce dei motivi elencati dal nostro Simone nell'ultimo episodio prima di questo, che vi invito ad andare a recuperare, sono convinto che se faremo il nostro rivinceremo anche noi quest'anno, e quindi dobbiamo non disunirci, come abbiamo raccontato anche in un episodio di pochi giorni fa. Fatemi sapere che cosa ne pensate anche voi, se siete d'accordo con la mia analisi, se mi avete seguito fino a qui, fatemelo sapere con l'emoji della bandiera italiana, visto che si parla di scudetto in questo episodio. Mi raccomando, iscrivetevi al canale e vi ricordo che se volete potete sostenere il nostro progetto tramite gli abbonamenti. Trovate qui sotto il tastino per abbonarvi e per entrare a far parte della community dei sostenitori del progetto di Passione Inter.